Rahim. Sayyiduna Karimun sallallahu alaihi wa barik wa sallam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. فطوعت له نفسه قاتل أخيه فقاتله فأصبح من الخاسرين. La sua egoistica passione lo spinse ad uccidere il fratello. Lo uccise e divenne uno di coloro che si sono perduti. Sura Al-Maida, la tavola imbandita, 5:30. Sadaqallahu al-Azim. Abdullah radiallahu ta'ala ha narrato: l'apostolo di Allah sallallahu alaihi wa sallam ci ha detto: vedrete dopo di me l'egoismo da parte di altre persone e altre questioni che disapproverete. Hanno chiesto: cosa ci ordini di fare, o apostolo di Allah sallallahu alaihi wa sallam? In tali circostanze disse: pagate i loro diritti su di loro ai governanti e chiedete il vostro diritto ad Allah. Sahih Bukhari, volume 88, hadith numero 175. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Carissimi pirbai, fratelli e sorelle nell'Islam, assalamu alaikum. Contrariamente a quanto annunciato nel programma, preferirei questa sera in questa lettura circoscrivermi all'egoismo, perché arrivare a fare delle considerazioni su Cudi e Becudi di Sir Dr. Alama Ibarra Maturale, secondo me bisogna prima avere delle basi su che cos'è e su cosa intendiamo l'egoismo e cosa significa egoismo. Non solo perché, secondo la richiesta del presidente nostro magnifico Tayyip Rahman, l'argomento di questo mio intervento è soprattutto sull'egoismo, che è un argomento molto difficile, anche se in apparenza sembra facile, perché si tratta di qualcosa radicato in noi. Il vocabolario della lingua italiana alla voce egoismo ci dice: atteggiamento di chi vede nel proprio io immediatamente inteso la realtà assoluta o il valore esclusivo e predominante. Si distingue un egoismo teoretico, più propriamente detto solipsismo, secondo il quale l'esistenza di ogni altro soggetto non è che un fenomeno della conoscenza del soggetto che se lo rappresenta. Poi esiste un egoismo pratico, che è quello che conosciamo tutti in pratica, secondo il quale il fine di ogni azione umana è l'interesse individuale di chi la compie. La storia delle dottrine che hanno variamente propugnato questo tipo di egoismo o che lo hanno addirittura negato o ridotto nei suoi giusti limiti, rispetto all'opposto dell'altruismo, costituisce la storia dell'etica. Ed è l'etica è un soggetto che si studia anche all'università. Il proprio io è la nafs ammara e noi distinguiamo 7 livelli di nafs. La nafs ammara è al livello più basso e corrisponde a quello che comunemente chiamiamo appunto ego e corrisponde anche all'io. Dall'ayat del santo e glorioso Quran Karim e dall'hadith citati si comprende come l'egoismo sia giudicato negativo da Allah subhanahu wa ta'ala e dal santo profeta sallallahu alaihi wa sallam, e non può essere che così. In particolare nell'ayat la passione è resa negativa dalla parola usata nell'ayat, l'aggettivo femminile egoistica riferito alla passione. La parola italiana passione si può esprimere nell'urdu come ishq, essendo passione sinonimo di amore intenso nella lingua italiana. In altre parole, l'egoismo e i suoi derivati e sinonimi rendono tutto il significato delle frasi in cui sono impiegati come negativo.
L'egoismo è l'affermazione della propria individualità a scapito dell'altruismo, cioè della disponibilità verso gli altri. Ma vorrei farvi notare una cosa. Allah chiude l'ayat dicendo di Caino, il fratello di Abele, salam, e Caino che si è perduto. Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano dice, non dice che lo avevamo predestinato a perdersi, ma prima di trasformarsi in assassino, Caino era come uno di noi che poteva sperare nella misericordia di Allah, ma poi uccidendo il fratello, Allah ci ricorda che chi uccide è un essere umano, è come se uccidesse tutta l'umanità. E poi è Caino che si è perso, non Allah che lo ha fatto perdere. Pensate alla immensa libertà che Allah ci ha donato. È proprio per questa libertà che gli angeli hanno argomentato con Allah subhanahu wa ta'ala che l'essere umano è pericoloso, perché possiede diverse qualità di Allah, ma non la misericordia di Allah. E l'esempio di Caino ed Abele è una chiara dimostrazione del cosiddetto libero arbitrio dell'uomo. E di questo libero arbitrio, l'egoismo, come abbiamo visto dall'ayat stesso, gioca un ruolo essenziale. Il santo e glorioso Quran Karim è pieno di esempi di altruismo, ma mi è particolarmente caro per i suoi riferimenti indiretti e diretti al tasawwuf, cioè all'iniziazione, la Sura al-Asr, il tempo, che recita in italiano: per il tempo, invero l'uomo è in perdita, eccetto coloro che credono e compiono il bene, vicendevolmente si raccomandano la verità e vicendevolmente si raccomandano la pazienza. Nella Sura 103. Coloro che credono sono coloro del Sirat al-Mustaqim, cioè i vincenti della vita terrena. Coloro che sono ben guidati e percorrono il retto sentiero e quindi compiono il bene. Ma quale bene? Osservano i 5 pilastri dell'Islam, aumentano la loro conoscenza dell'Islam e vivono secondo le regole dell'Islam. Ma Allah si spinge oltre e ci ricorda che compiere il bene è anche aiutarsi gli uni con gli altri, cioè vicendevolmente, e quindi essere altruisti, raccomandandosi la ricerca e la pratica della verità e della pazienza. La parola pazienza è talmente importante che nel Sacro Libro compare per ben 72 volte, cioè nel Sacro Quran Karim. A questo punto dobbiamo capire bene una questione. Esistono due facce della stessa medaglia che da sole non potrebbero esistere e sono una a sostegno dell'altra. Esistono l'aspetto morale da una parte e dall'altra parte esiste l'aspetto, o meglio, il dominio spirituale. Siccome quest'ultimo, l'aspetto spirituale, è di gran lunga superiore a tutto il resto, è chiaro che esso, l'aspetto spirituale, influisce sull'aspetto morale, ma dal nostro punto di vista, prima di tutto di musulmani, credenti, che hanno appena cominciato il cammino nel mondo spirituale, l'aspetto morale viene prima di tutto il resto. Così come vi ripeto che per i cisti non c'è tasawwuf, cioè non c'è l'iniziazione, se non c'è Sharia. Così per quello che ho detto non c'è tasawwuf se non c'è la rettitudine morale. Non si può pensare di essere inseriti nel tasawwuf e essere parte integrante del tasawwuf senza avere una rettitudine morale. Ma qual è la rettitudine morale? La rettitudine morale è evitare i grandi peccati e cercare di limitare il più possibile i piccoli peccati. Ma non solo, è anche il fare crescere le virtù opposte agli aspetti negativi dell'individuo, aspetti negativi che sono dettati tutti dall'egoismo. In altre parole, si tratta di prendere coscienza del perché siamo in questo mondo e qual è lo scopo nostro di stare in questa vita. Siamo freschi di nascite
e quindi le sentiamo particolarmente vicino a noi. Sappiamo che nasciamo in questo mondo dopo aver passato 9 mesi al buio nel ventre della madre, cominciando ad un certo punto a sentire voci e rumori che però non siamo in grado di associare. Poi, con dolore e con difficoltà, veniamo alla, tra virgolette, luce, alla luce di questo mondo, e faremo un certo cammino prendendo coscienza del fatto che un giorno, molto più vicino di quello che pensiamo, dovremo lasciare questo mondo e ritornare nel buio di un altro ventre, il ventre della terra. Questa volta un ventre non più caldo, perché nel ventre della terra è fredda, ma in funzione delle nostre azioni egoistiche ed altruistiche su questa terra, questo nuovo luogo temporaneo sarà ospitale, ampio ed illuminato, oppure sarà angusto, soffocante e buio. È a noi che spetta la scelta. Ecco che si delinea lo scopo, secondo me, per cui siamo su questo mondo. Allah ci ha inviati su questa terra per vedere se ci comportiamo a sua immagine e somiglianza, oppure se siamo talmente egoisti da pensare solo a noi stessi e quindi decidere di vivere secondo le nostre regole ed il nostro giudizio insindacabile. Per cui, ad esempio, uno preferisce andare in Inghilterra perché ci sono tante masjid, oppure preferisce andare in Inghilterra perché c'è tanto fumo, e non mi riferisco alla nebbia, e perché dopo il fumo c'è tanta libertà di sesso. Per carità, c'è anche in Italia, ma là ci si sente più in gruppo. Quindi abbiamo davanti a noi dalla nascita una strada, un sentiero, che può essere diritto sino da subito, oppure contorto, e poi lo drizziamo noi con le nostre decisioni, che a volte possono contrastare con l'ambiente in cui siamo nati e viviamo. Ma ci sfugge un particolare. Se siamo coscienti di essere nel giusto, allora dobbiamo essere coscienti che nella tomba ci andiamo noi individualmente e non gli altri. La pelle, o come diceva un mio conoscente, la buccia, è nostra, non di chi è contro i vari Pir o il Tasavvuf, perché il Pir e il Tasavvuf fanno parte di essere altruisti, in opposizione agli egoisti, purché si seguano gli insegnamenti dell'Islam nella Sharia. Ecco perché non ci può essere Tasavvuf, cioè iniziazione senza Sharia. E chi vi racconta che con il Tasavvuf non c'è bisogno di Sharia è una cattiva compagnia. Abbandonatelo, non dategli retta. Quindi nel periodo che va da quando ci lavano per la prima volta usciti dal ventre della madre a quando ci laveranno per l'ultima volta prima di entrare nel ventre della terra, abbiamo due possibilità soltanto. O dobbiamo continuamente combattere contro un nemico invisibile e cercare di vincere questo nemico, oppure allearci a questo nemico e quindi soccombere, cioè farci vincere da questo nemico stesso. Ma chi è il nemico? Il nemico è appunto l'egoismo, il nostro io. Anzi, per capirci bene, vediamo prima di tutto di conoscere se abbiamo un solo nemico da fronteggiare, oppure se abbiamo una serie di nemici da fronteggiare. In effetti, mettendoli in ordine di pericolosità, i nemici sono 4 e li elenco qui in ordine di importanza e di forza intrinseca. Primo fra tutti il proprio ego o la nafs ammara. In secondo luogo le compagnie che frequentiamo. In terzo luogo il mondo che ci circonda o dunya. Il quarto è Shaitan Rajim. Vi chiederete, ma come? Shaitan Rajim non è forse il nemico più grande, come dice Allah in Suratul Kahf, la sura della caverna, numero 18, quando Allah chiede ad Iblis di riconoscere la centralità spirituale, psichica e fisica di Hazrat Adam alayhi salam, ed Iblis cede al suo egoismo, alla sua gelosia egoistica e decide di non adorarlo, disobbedendo ad Allah. Allah lo maledice ed Iblis, ormai divenuto Shaitan Rajim,
chiede di poter deviare gli uomini appunto agendo sulla loro nafs, ammara, sul loro ego. Allah acconsente, ma Allah ci ama così tanto ed è così misericordioso nei nostri confronti che ci dà un'arma per difenderci da Shaitan Rajim. Basta recitare la Hawla wa la Quwwata illa billahi al-Azim, come vedremo. Ma adesso concentriamoci sul più forte, la nostra nafs ammara. Il nostro egoismo, cioè la nostra nafs ammara, la più bassa delle nafs, è il nemico numero 1, perché riceve informazioni dagli altri 3 nemici, le elabora e come un ottimo cuoco ce le serve in forma appetibile che ci fa star bene. Per esempio, noi abbiamo un orgoglio personale da difendere, ci sentiamo importanti perché gli amici ci danno importanza. Allora se qualcuno ci trova un difetto, noi invece di ringraziare il fratello che ci mette di fronte alla possibilità di migliorarci, copriamo e nascondiamo il difetto con una bugia, una falsa verità. Quindi facciamo una concessione alla nostra nafs ammara e quindi cominciamo a fare concessioni su concessioni, perché sulla strada delle concessioni si sa dove si comincia, ma non si sa dove si va a finire. Per cui a forza di bugie noi non sappiamo più distinguere noi stessi dov'è la verità e ci troviamo come dentro una gabbia da cui non sappiamo più come uscire da soli. Non so se avete mai visto la pesca con le nasse. Si tratta di un sistema di ceste in cui il pesce entra da una parte credendo di trovare un'uscita, ma invece rimane dentro, intrappolato fino a perdere la vita. Così come chi va a donne di facili costumi o lavora di mano, prima ci va con timore e vergogna, poi prende il giro, come si suol dire, e ci trova anche gusto e si intrappola perché la nafs gli richiede sempre più azioni dello stesso tipo, fino a non essere più capace di dire di no, e si trova intrappolato come il pesce dentro la nassa. Ma Allah è misericordioso e ci ha dato i 5 pilastri dell'Islam per uscirne fuori. Se poi ci ha dato anche il tasawwuf, allora se vogliamo, se abbiamo la forza, cerchiamo di opporci e diventare fra i vincitori del vizio esercitando la virtù. Vizio e virtù sono 2 parole italiane che derivano da una radice latina comune, vis, che significa forza. Ed in effetti, da quando nasciamo, su di noi si esercitano 3 forze. Una forza ascendente verso Allah, una forza espansiva che ci fa disperdere del mondo ed una forza discendente che ci porta verso l'inferno. Un uomo di tasawwuf deve poter far prevalere la forza ascendente che lo porta verso Allah. Come? Considerando che equivalenti a queste 3 forze abbiamo la volontà individuale, la provvidenza divina ed il destino umano. Se noi esercitiamo la volontà decidendo di allearci con la provvidenza, contrasteremo il destino. Ricordate l'ayat dell'inizio. Caino, l'assassino, si fa sopraffare dall'egoistica passione e sceglie liberamente di allearsi al destino, allontanandosi da Allah, che è la provvidenza divina, scegliendo lui, Caino, liberamente di perdersi. Il destino fa perdere, mentre la provvidenza trasporta verso Allah, anche se questo comporta sofferenza materiale in questo mondo. Tutti noi soffriamo di gelosie, di invidie, ma se doniamo questa nostra sofferenza da Allah, alleandoci con Lui attraverso la preghiera e il controllo dell'ego, non arriveremo mai ad uccidere o fare del male a chi invidiamo o di chi siamo gelosi. Al secondo posto troviamo le cattive compagnie. Sono al secondo posto per importanza perché esse hanno un'influenza diretta sulla nafs ammara. Ma attenzione, le cattive compagnie non sono solo gli amici che ci portano a fumare cose più pesanti del tabacco, oppure ci portano a donne di malaffare o ci spingono a cose ancora peggiori. Le cattive compagnie sono i media che ci circondano se ne facciamo cattivo uso.
Parlo della televisione, di internet e di tutto quello che vi circola, ma anche dei libri e dei giornaletti. Tutti noi sappiamo che oltre al sacro e glorioso Quran Karim e dagli Hadith ci sono libri degli Awliya Allah, che sono le letture che rafforzano le nostre difese contro la nafs ammara. Ma ci sono anche libri, riviste, programmi televisivi e siti internet che ci inondano di vere e proprie schifezze, che però appagano la nostra nafs ammara, che di nuovo ci spinge ad usare sempre di più questo tipo di compagnie. Per cui arrivare a fare il passo fra il vedere e l'agire è proprio la nafs a decidere. Se la nafs è fuori controllo, è chiaro che dopo aver visto proveremo piacere, temporaneo e illusorio ad agire, salvo poi trovarci in un mare di guai. Anche in questo caso, solo l'esercizio costante della preghiera e per chi lo ha l'aiuto e la guida del Pir possono evitarci di fare la fine del pesciolino nella nassa, che non ne esce più fuori. Al terzo posto troviamo Dunia. Chi è che può resistere a far vedere agli amici, ai familiari, alle mogli che ha comprato l'ultimo modello di auto, l'ultimo smartphone? Di per sé non c'è nulla di male, ma se non lasciamo una parte per Allah, se spendiamo di più di quello che possediamo, se ci facciamo prestare denaro anche sapendo che non possiamo restituirlo ad una certa data, se impegniamo le nostre forze fisiche e psichiche ad avere sempre di più in questo dunia, pur sapendo che abbiamo il superfluo del superfluo, pure cediamo all'ordine di altri a trasferirci e migrare per il solo denaro, forse Allah ci darà solo del denaro, ma niente di più. Vale qualcosa essere fra i più ricchi del cimitero? Come vi ho detto più volte, non esistono bancomat nel mondo a venire. Esiste invece l'accuratissima contabilità di Allah subhanahu wa ta'ala, che tiene conto di ogni singola moneta spesa, perché noi su questa terra siamo suoi delegati e quello che abbiamo non è nostro. Quanti di voi in Pakistan hanno la casa di famiglia dove sono nati i vostri nonni e magari i vostri bisnonni e i loro padri? Dove sono adesso? Chi sono i proprietari di quella casa? Quanti terreni avete ereditato che appartengono alla vostra famiglia magari da 100, 200 anni? E dove sono adesso i loro proprietari? Non ci sono più. Siete voi temporaneamente i vostri proprietari. Poi saranno i vostri figli, ma voi non siete proprietari di niente, come non siamo proprietari nemmeno di questa terra. Tutti quanti, poveri e ricchi. E quindi perché vale la pena spendersi, darsi da fare per qualcosa che dobbiamo lasciare? Infine, Shaitan Rajim, su cui ho già detto alcune cose prima. Shaitan Rajim è come un virus da computer ed è un ladro. E può agire come virus che viene attivato da una debolezza della nafs ammara, oppure come un Trojan virus, installando un tarlo nella mente che è la sede della nafs ammara, e poi alimentare il tarlo con altri argomenti, con occasioni create apposta. Ad esempio un classico è la gelosia ed il temere che la moglie o il marito abbia un'altra relazione. In quel momento cerchiamo di soffocare questa gelosia, ma poi accendiamo la televisione e c'è una notizia ad un programma sulla gelosia e questo ci porta a pensare sulla nostra gelosia e quindi la nafs ammara comincia ad elaborare scenari nella nostra mente. Shaitan Rajim in questa opera ha delle orde di Shayatin Rajim che svolgono svariate funzioni, tutte atte a scaldare gli animi e quindi a attivare il nostro egoismo, cioè la nostra nafs ammara. In particolare vi è uno Shayatin Rajim che cerca di spezzare il matrimonio fra due persone e questo spiega perché molti divorzi avvengono in momenti di rabbia e poi passata la rabbia uno si pente, ma è troppo tardi.
per la Sharia. Questo lo dico anche in riferimento ad un episodio capitato a Brescia che alcuni di voi conoscono qualche tempo fa, in cui il marito che aveva dato il divorzio si era ricreduto e cercava disperatamente una soluzione che la Sharia non può più offrire. Allora, visti i nemici, cominciamo a capire che noi siamo i principali attori di un videogame terribilmente reale, dove la posta in gioco è altissima, la vita perenne in uno dei 7 paradisi, oppure la morte perenne in uno dei 7 gironi infernali, a cui si accede attraverso un guardiano che, secondo Imam Ghazali Rahmatullah Alayh, ha un alito infernale di rifiuti organici di ogni genere. Siamo noi che dobbiamo scegliere se dobbiamo combattere, ricordandoci che Allah, nella sua finita misericordia, ci garantisce che non saremo mai messi alla prova oltre le nostre capacità individuali. Ed è per questo che l'Islam è magnifico, perché ci fa essere in comune e rafforza la vita comunitaria. Oggi, con questa lettura, abbiamo avuto un primo assaggio per conoscere e riconoscere i nostri veri nemici. Inshallah, nelle prossime letture, parleremo dei 7 passi per arrivare ad avere una moralità ed una spiritualità tale da poter usufruire delle delizie che questa vita ci riserva in vista della prossima e ben più duratura e stabile vita futura, quando queste delizie saranno al minimo centuplicate. Va akhiru dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, Hazur. Hazur, se permette, abbiamo ricevuto una domanda da uno dei nostri fratelli. Sì? Lui vuole chiederle che qual è il legame tra Ruh e Nafs. Tra, scusa? Tra Ruh e Nafs. È una bella domanda. Ruh è il tutto, in un certo senso, è lo spirito universale. La Nas è una parte di questo spirito universale, per cui è un po' come una torta, una fetta di torta. Il Ruh è lo spirito universale che addirittura può essere fatto risalire al Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mentre Nafs è un qualche cosa di che ha un'attività propria e individuale e deve essere trasformata per diventare un qualche cosa di comune a Ruh. Deve arrivare ad essere trasformata la Nafs da Ammara alla Nafs Kamila, che è il 7° grado della Nafs. Molti commentatori parlano di uccidere la Nafs. Io sono più portato a pensare che la Nafs deve essere trasformata. La Nafs individuale va gestita, la Nafs Ammara va gestita con, come si suol dire in italiano, con il bastone e la carota, cioè non lasciare che vada fuori, che debordi, e cercare assolutamente di contenerla e di trasformarla, di acquietarla, come un animale selvatico che deve essere portato fuori dalla condizione di selvaticità e deve essere incanalato in una condizione di gestibilità. Ecco, la nafs nostra è così, cioè dobbiamo cercare di ammansirla, di curarla e quindi trasformarla. E certo non è
un processo che si compie in pochi secondi, un processo che può durare tutta la vita. Però se non lo cominciamo, questo processo ci porta dalla parte opposta. E ovviamente quando arriveremo alla Nafs Camila il passo sarà un passo particolare, un passo speciale che è riservato a pochi eletti, ed è il salto dal centro dello stato umano al centro dell'universo, ed è in quel momento che si viene a far parte del Ru universale. Spero di aver risposto. Ji, Huzur. Huzur, un'altra domanda ricevuta dalla nostra sorella. Lei vuole sapere il nome del libro dal quale è dato la lezione. Sono diversi libri, non c'è un libro, non ho... un libro è quello dell'Imam Ghazali sulla perla perfetta, è un libro che purtroppo non si trova più, forse si trova in PDF, è la perla preziosa, scusate, non la perla perfetta, la perla preziosa, è tradotto in italiano. Un altro libro a cui non ho fatto riferimento, ma farò riferimento in futuro, è un libro del mio carissimo amico fraterno, dottor Musharraf Hussain, di Al-Karimia in Inghilterra, che è intitolato 7 passi verso la moralità. È un altro libro che è intitolato 7 passi verso la spiritualità. Sono 2 libri educativi che insegnano le cose basilari. Il resto del mio discorso è un discorso vissuto sulla propria pelle, di uno che ne ha combinate di tutti i colori prima di diventare musulmano, e che poi, diventando musulmano, ha cercato di capire dove poteva aver sbagliato. E quindi è il libro della vita, in un certo senso. Spero anche qua di aver risposto. Grazie mille, Huzur, molto utile, molto utile. Secondo me non abbiamo più domande. Se Huzur permette, possiamo chiedere a Hafez Belal a recitare il Khatam. Sì, certo. Poi io faccio una breve dua. Gesù. Hafez Belal Sahab forse ha sparito. Hafez Belal magari sta dormendo. No, sono presente. No, sto scherzando. Fai Khatam Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Rasulullah sallallahu intercedete verso Allah subhanahu wa ta'ala che benedica ciascuno dei partecipanti a questa mehfil, a questa piccola istruzione, che dia la forza ad ognuno di noi di combattere la nostra nafs, di combattere il nostro egoismo e di essere di esempio alle persone che ci circondano, di non essere portatori di cose negative, ma di essere portatori di bene, perché questo mondo ha bisogno di bene. Questo mondo in questo momento stiamo assistendo anzi a una situazione molto particolare. Ya Rasulullah sallam, date la forza a tutti i membri dell'Umma di sopportare e di portare avanti questa situazione molto grave che ci porta quasi ad essere come i sudditi di Farao al tempo di Hazrat Musa alaihi salam, che assistevano alle piaghe dell'Egitto. Fate che questa non sia per noi, questa di questo Covid non sia per noi una piaga, ma sia un momento che riusciamo a superare e a ritornare alla nostra vita quotidiana per la salvaguardia delle nostre famiglie, dei nostri figli e di tutti i nostri cari. Ya Rasulullah sallam, intercedete presso Allah subhanahu wa ta'ala per la benedizione di ognuno di noi, delle nostre famiglie, di quelli che soffrono, di quelli che sono ammalati, di quelli che hanno bisogno, che sono anche in prigione magari, di quelli che hanno problemi e difficoltà finanziarie, che hanno perso il lavoro, che hanno bisogno di lavoro, a quelli che hanno cominciato un nuovo lavoro, a quelli che hanno un futuro ancora davanti incerto. Per tutti noi il futuro è incerto. Ya Rasulullah sallam, intercedete presso Allah subhanahu wa ta'ala che ci dia rizq halal, che ci dia conoscenza, che ci dia amore reciproco. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, qina jannati ma'al abrari ya azizu ya ghafar rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika al-karimi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Grazie mille Gesù, grazie Grazie mille. a tutti voi che avete partecipato. Inshallah ci vedremo domenica prossima di nuovo. Inshallah, inshallah Gesù. Che Allah vi benedica e ci benedica. Grazie Gesù. Grazie a tutti.